La figura a cavallo è Oltrado da Tresseno, podestà di Milano, che nel 1233 terminò la costruzione del palazzo. Cittadino di Lodi, fu difensore della fede cattolica contro gli eretici. La scrofa semilanuta, insegna cittadina recuperata da antichi resti, compare su un pilastro. L'edificio era a 2 piani. Sotto il porticato i banchieri e i notai facevano affari e contratti. Al primo piano si teneva in una grande sala il Consiglio dei Novecento, i rappresentanti delle 6 porte della città. Con l'investitura imperiale a Duca di Milano di Gian Galeazzo Visconti, il ruolo politico della piazza cominciò a declinare e il portico fu gradualmente ceduto al ceto mercantile. A metà del 1500 anche il palazzo cambiò. Il salone venne suddiviso in verticale ospitando la Corte di Giustizia e nel sottotetto l'archivio comunale. Gli austriaci rialzarono l'edificio e aggiunsero i finestroni ovali. I portici, chiusi e riaperti più volte, passarono dall'uso antico di farvi il mercato a ospitare spazi commerciali. Dal 1944 la rinascente bombardata sarà lì per 7 anni. Alla riapertura del portico alcune lapidi ricorderanno i partigiani caduti. Il milanese Giovanangelo Medici, membro del collegio dei giureconsulti, nel 1559 fu eletto papa, diventando Pio IV. Avvenne che, salito al soglio pontificio, finanziò la costruzione della nuova sede del collegio dei giureconsulti e del tribunale dei giudici di provvisione, affidandola a Vincenzo Seregni, architetto del Duomo. I lavori continuarono per quasi un secolo, tra diatribe e rivendicazioni di luoghi e spazi. Verso la fine del Settecento la piazza venne progressivamente abbandonata dalle antiche magistrature e anche il palazzo ebbe diversi utilizzi: ufficio di conciliazione, corte d'appello, accanto a depositi e magazzini. Nel 1809 la Camera di Commercio comprò al pianterreno la grande sala usata per le udienze della Corte d'Appello e la concesse alla neonata borsa, che stava così più vicina ai negozianti. La borsa ci resterà fino al 1901, accanto a locali affittati alla Cassa di Risparmio e alla Banca Popolare di Milano. La strada davanti fu poi abbassata per posare le rotaie del tram e arrivarono pure gli uffici del telegrafo. La Camera di Commercio nel 1911 comprò l'intero palazzo e vi portò i propri uffici. Tommaso da Caponago era un giureconsulto. Sulle scale che una volta portavano al tribunale che stava nel Palazzo della Ragione, volle murare un ammonimento che oggi ritroviamo sotto il portico della casa dei Panigarola. Dalle controversie delle cause si generano le personali inimicizie, le spese, le angosce dell'animo, le fatiche del corpo e pure dei crimini. Le buone azioni vengono rimandate e chi crede di guadagnarci spesso soccombe, e se ci guadagna, calcolate le fatiche e le spese, nulla ne ricava. Tommaso da Caponago scrisse nel 1448. La casa dei Panigarola venne realizzata originariamente dalla Congregazione dei Mercanti come propria sede, dopo aver ottenuto dal duca Filippo Maria Visconti il terreno del cimitero dietro la chiesa di San Michele al Gallo. Al piano terra venne collocato l'ufficio degli statuti e degli atti pubblici, ereditato nei secoli da una famiglia di notai di Gallarate, i Panigarola. I restauri di Luca Beltrame aggiunsero una monofora e la grande ristrutturazione della sede delle assicurazioni generali la coinvolse, eliminando anche l'antica scala che portava al Palazzo della Ragione. Eligio era un bravo artigiano che visse in Gallia nel VII secolo. Dopo essere diventato ricco grazie ai lavori per i re merovingi, si era dato a vita religiosa e caritatevole, divenendo vescovo di Noyon. Era venerato in una cappella della chiesa di San Michele al Gallo, mantenuta dalla corporazione degli orefici che tutto intorno avevano le botteghe. Eligio era patrono degli orafi, dei numismatici, dei maniscalchi e dei veterinari.
avrebbe miracolosamente riattaccato la zampa a un cavallo. La chiesa fu costruita nel 1398 e stava dove ora è il bar, la libreria antiquaria e il ristorante. Aveva un campanile con sopra un gallo, all'angolo tra Piazza Mercanti e la Porta degli Orefici. L'abside era attaccata alla casa dei Panigarola. Soppressa la parrocchia di San Michele, la chiesa venne venduta per farvi 3 botteghe orafe. I riusi e la ristrutturazione dell'area con la costruzione di Palazzo Venezia, sede delle assicurazioni generali, ne fecero scomparire ogni traccia. All'inizio del Seicento Ericio Poteano, fiammingo, amico del cardinale Federico Borromeo, fu incaricato di riformare le scuole del Broletto. Vi insegnava eloquenza latina e per dare più enfasi al luogo le chiamò Scuole Palatine, in ricordo dell'Accademia Palatina di Carlo Magno. Erano in effetti scuole di specializzazione in eloquenza latina, lingua greca e diritto. Stavano nella stessa piazza del Collegio dei Giureconsulti, da cui prendevano gli insegnanti e a cui restituivano giureconsulti. Un anno alle Palatine valeva come un anno del corso di laurea in legge a Pavia. Ancora nel Settecento rappresentò luogo di alta formazione, anche se le lezioni presto non si tennero più in questi spazi insufficienti. Rimase comunque il luogo delle cerimonie ufficiali e delle lezioni inaugurali. Trasferiti a Brera, lasciarono il posto alla Camera dei Notai, poi all'Ufficio delle Ipoteche, ancora a Botteghe e nel 1896 a uffici della Camera di Commercio. Il palazzo poi passò all'Unione Italiana Cereali. L'edificio, di proprietà di una famiglia nobile, gli Osii, fu commissionato da Matteo I Visconti, capitano del popolo e vicario di Milano, a Scoto di San Gimignano, architetto e militare, che lo ricostruì nel 1316. La famiglia degli Osii parteggiava per i Della Torre contro i Visconti. Cacciati della torre, molti di loro furono costretti ad abbandonare la città e Matteo I si impossessò del palazzo. Al primo piano gli stemmi con le insegne delle porte della città e delle famiglie che le avevano in consegna. Dal balcone la cosiddetta parlera, consoli, podestà, magistrati leggevano gli editti al popolo. Come da un pulpito, l'aquila imperiale tra 2 bisce viscontee tiene tra gli artigli una scrofa semilanuta. La loggia rimase in uso delle diverse magistrature fino a fine Settecento, quando queste si spostarono dalla piazza. Parzialmente modificata a causa di un incendio 1644, venne riportata allo stato originario grazie a una sottoscrizione pubblica. Il portico della Ferrata fu costruito nel 1325 per volere del podestà Beccario Beccaria. Era anticamente uno spazio a un solo piano, chiuso da alte inferriate, dove si tenevano le aste dei beni dei mercanti che avevano dichiarato fallimento. Nella piazza antistante, dove oggi troviamo collocato il pozzo, c'era la cosiddetta pietra della sculacciata, un masso liscio dove proprio i mercanti falliti venivano condotti e costretti a sbattervi il sedere nudo. Nel 1809 il portico venne chiuso definitivamente e divenne in parte la sede della Camera di Commercio. Successivamente, nel 1872, venne aggiunto un ulteriore piano. Completamente ristrutturato all'interno, nel 1906 divenne la sede della Banca Rasini.